Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di City Tellers. Buongiorno. Oggi ci troviamo a Greppoli Schieto, un piccolo borgo in provincia di Perugia che è situato nella parte più meridionale del comune di Piegaro. Ci troviamo in un luogo veramente incredibile, Miki, completamente circondato dalla natura, tra boschi di elci, querce e castagni. Greppoli Schieto sorge a 657 metri sul livello del mare ed è una vera e propria terrazza sul territorio circostante, un territorio veramente magnifico. Inoltre è un piccolo gioiello fortificato che andremo a scoprire. Qui il tempo sembra proprio essersi fermato e quello che colpisce del posto è la sua tranquillità, il suo silenzio, caratteristiche che hanno sviluppato, perché no, anche una certa spiritualità del luogo. Qui infatti veniva un personaggio molto noto nel territorio, un personaggio che ha ispirato una forte devozione, ovvero il Beato Leopoldo, che era appunto una figura religiosa molto importante del territorio del comune di Piegaro, tra l'altro. Adesso io, Miki, direi di portare i nostri amici alla scoperta del borgo, quindi noi entriamo. Come avete visto nelle immagini, Greppoli Schieto è caratterizzato dalla presenza di edifici in pietra con alcuni elementi in mattoni, da piccoli vicoli che si aprono su delle piazzette veramente molto suggestive, e ad arricchire il tutto, ad abbellire ancora di più lo scenario, ci sono piante e fiori ornamentali in gran quantità che hanno dei colori veramente incredibili. Negli anni 70 poi arrivò la stilista romana Anna Fendi, che acquistò alcuni edifici del borgo e Greppoli Schieto fu sottoposto ad una massiccia opera di restauro da parte dell'architetto Nicola De Menna. Ma allora Gianni, torniamo all'inizio. Che origini ha Greppoli Schieto? Qual è la sua storia? Allora, le origini in realtà sono molto misteriose, non si hanno notizie certe riguardo la nascita del borgo. Tuttavia, un primo insediamento abitato della zona era la cosiddetta città di Fallera, un insediamento primitivo che si trovava in una posizione sopraelevata di cui oggi rimangono dei ruderi. Greppoli Schieto da sempre, per la sua posizione sopraelevata, era stato oggetto di interesse di tanti poteri locali e tra XI e XII secolo fu addirittura conteso aspramente tra i territori di Marsciano e di Orvieto. Tuttavia poi, come succede spesso, tra due litiganti è sempre la terza parte a prevalere e fu così che il borgo passò sotto l'influenza dei perugini e ci rimase per davvero tanti anni. Assolutamente sì. I perugini poi tra l'altro iniziarono una massiccia opera di restauro di Greppoli Schieto, costruendone le mura fortificate e rendendo Greppoli Schieto non più una villa, quindi un piccolo centro abitato, ma un castrum, un borgo fortificato. Questo perché appunto doveva essere una postazione strategica per difendere il contado circostante. Questo avvenne nel 1380. Nel secolo successivo, nel 1470 però, i perugini erano preoccupati per Greppoli Schieto. Perché? Perché il borgo versava in cattive condizioni e la popolazione viveva in un forte stato di indigenza. Per aiutare la popolazione locale, Perugia decise di esentare dalle tasse per 5 anni la popolazione locale, appunto. Ciò però non funzionò, perché progressivamente da quel periodo Greppoli Schieto iniziò a perdere persone, a perdere abitanti. Tant'è che nel 1817 perse la propria autonomia, divenne talmente poco abitato, talmente piccolo, che lo Stato Pontificio, che si era sostituito a Perugia, diciamo nel dominio della zona, decise di accorpare Greppoli Schieto al comune di Piegaro, cosa che dura ancora oggi, come abbiamo detto all'inizio.
Dell'antico castello di Greppoli Schieto risultano ben visibili e molto ben conservate le mura del borgo, che si aprono in un unico punto in direzione nord-est, in cui troviamo un arco a sesto acuto. Fuori dalle mura del borgo era collocata l'antica chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo, che risulta accatastata fin dagli inizi del XIV secolo. Nel 1571 il delegato apostolico della Rovere decise di facilitare gli abitanti e di trasferire il titolo di chiesa parrocchiale alla chiesa di Santa Maria Maddalena, che si trovava all'interno dell'abitato. Questa chiesa prese pertanto il nome di San Lorenzo, dell'antica chiesa parrocchiale, e venne anche ristrutturata ed ingrandita. E proprio quella che vedete alle nostre spalle è la chiesa di San Lorenzo, di pianta rettangolare, costituita da un'unica navata con una piccola cappella contenente il fonte battesimale. È sostenuta da 4 grandi arcate e nella porzione dell'altare dedicato appunto a San Lorenzo abbiamo i simulacri ai lati di San Giuseppe e della Vergine Maria. È conservato anche un affresco che rappresenta appunto la Vergine con bambino accanto ai santi Sebastiano e Antonio Abate. Inoltre nella porzione diciamo più distale, più in fondo della chiesa, quella absidale, è conservata anche una piccola grotta ad imitazione della grotta della Madonna di Lourdes. Abbiamo lasciato Greppoli Schieto, ci stiamo dirigendo pian pianino verso la nostra macchina, anche perché la puntata è ormai al termine, però come al solito vi ricordiamo di venire a visitare i luoghi che vi mostriamo nei nostri video, in parte perché per motivi di tempo non possiamo raccontarvi e farvi vedere tutto, in parte perché dal vivo sicuramente sono tutta un'altra cosa e ci sono altre cose da scoprire. Ed in particolare Greppoli Schieto merita una visita perché è straordinario. Assolutamente, poi questo luogo è anche un'importante crocevia per gli amanti del trekking, Miki. Questa è una piccola curiosità, perché da qua molti sentieri, molte strade portano verso altre zone, altre realtà della regione. Pensa ad esempio alla strada che conduce a Montarale, che è un importante rilievo dell'area del Trasimeno con i suoi 853 metri sul livello del mare, o al sentiero che conduce a Montegiove, che è una piccola e pregevole frazione del comune di Montegabbione. Siamo quindi già nella provincia di Terni. Infine molti piccoli sentieri verso sud confluiscono in quello che è il Bosco della Serpolla, una zona verde molto grande che ha questo nome curioso, Serpolla, che deriva dal termine dialettale serpollo, che sta a indicare il timo, di cui questo bosco è molto ricco. Quindi anche un luogo che si addice molto agli amanti della natura e dell'escursionismo, quindi ancora una volta ve lo consigliamo. Quindi a questo punto non ci dilunghiamo ulteriormente, vi ricordiamo di lasciare like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale, ci fa sempre piacere vedere le vostre iscrizioni, e se volete potete anche attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi contenuti. Noi vi mandiamo un grandissimo saluto e appuntamento alla prossima puntata di City Tellers. Ciao!